Sfilate che brillano come specchi d'acqua sotto i fari, inviti con sigilli dorati, prima fila che profuma di nuovi inizi. E allora la domanda rimbalza ovunque: Erkan Merik e Azal Suba hanno davvero messo la recitazione in pausa, lasciandola accomodarsi qualche poltrona più indietro rispetto alle passerelle? Benvenuti su Turkey News Magazine, amici di curiosità e retroscena. Stringete le cinture perché oggi non contiamo abiti, non misuriamo orli e non confrontiamo look. Oggi cerchiamo di capire se davanti ai flash è nato un nuovo gioco, e se quel gioco ha regole più potenti del copione di qualsiasi serie. Parigi, Milano, Londra, i nomi che risuonano ai lati delle passerelle, tra un mormorio e un carrello di fotografi, sono sempre gli stessi due che abbiamo imparato ad amare sui set, tra ciacche e prove, e che ora si muovono come onde perfette nella marea delle grandi maison. Erkan Merik e Azal Suba non sono solo invitati. Sono il motivo per cui i posti più ambiti si riempiono in silenzio, il motivo per cui gli occhi scivolano dagli abiti alle loro espressioni, dai tessuti alla coreografia invisibile che li accompagna. Eppure, dietro le quinte, la domanda è insistente: la recitazione sta davvero cedendo il passo? Perché gli eventi aumentano, gli inviti si moltiplicano, le campagne si rincorrono, ma le voci di set, quelle sì, iniziano ad affievolirsi, come un ronzio che si spegne col calar del sipario. C'è un dettaglio che fa rumore, un nome che ritorna come un ritornello nella costruzione di questa ascesa. Inan Kdemir. Fashion editor, stylist, stratega di immagine. Coincidenza? O è tutto parte di un disegno lungo, lucido, preparato centimetro per centimetro? Le strade raccontano che no, non è nata ieri questa nuova rotta. Backstage Magazine, che di voci ne raccoglie tante e di sfumature ne cattura ancora di più, parla di un percorso tracciato con pazienza. Visibilità internazionale consolidata, presenza digitale calcolata con eleganza, sintonie estetiche che fanno vibrare le stesse corde dei marchi globali. Azal Suba, con quella grazia moderna che non rinuncia alla forza, e un femminile che non chiede permesso. Erkan Merik, con una misura maschile che non diventa rigida, con un carisma che non urla mai eppure si sente ovunque. Insieme costruiscono un profilo impeccabile per le settimane della moda, un profilo definito dai brand come sicuro ma magnetico, una combinazione che non inciampa, che non spaventa, e che però cattura. È qui che inizia il vero pettegolezzo: se i progetti di recitazione si diradano, se i copioni restano nel cassetto un mese in più, se gli accordi di serie slittano, non è forse perché l'agenda ha trovato un'altra bussola? Chi conta gli impegni parla di trasferte che si incastrano a fatica con i ritmi di un set tradizionale. Quando Parigi spegne i suoi lampioni sulla Senna, Milano ha già acceso i riflettori, e mentre Londra prepara i suoi corridoi segreti, il calendario è già una mappa piena di appunti e telefoni in stand-by. C'è chi applaude, chi chiama intelligente questa evoluzione, un colpo di scena lucidissimo. E c'è chi stringe le labbra, dicendo che così la recitazione è finita sul sedile posteriore, che l'arte ha ceduto il passo al glamour. Ma cos'è davvero una carriera oggi, se non un mosaico che cambia luce a seconda dell'ora? Essere invitati non è come essere visti, e stare in prima fila non è come resistere ai primi piani. Qui Erkan e Azal svettano senza tremare. I loro ritratti scivolano dai siti di moda internazionali alle pagine dei giornali turchi, in un passaparola che più che una notizia sembra un ritornello. Non c'è sfilata di rilievo in cui i loro nomi non scrivano da soli il copione di un'apparizione studiata, misurata, calibrata col metronomo dell'attenzione globale. E poi c'è lui, il nome che ricompare come una firma a piè pagina, Inan Kdemir. Le scelte di styling, la chiarezza del racconto visivo, i dettagli che si rispondono da una città all'altra, i rimandi cromatici come segnali per chi sa leggere. Le fonti di dietro le quinte sono concordi, niente è un caso. Si stabilisce in anticipo quale show meriti di essere inciso nel diario, di quale maison bisogna respirare il profumo nel momento esatto, accanto a quali volti farsi sorprendere in uno scatto che sembri rubato e invece è una piccola coreografia costruita con mani esperte. Alcuni sussurrano che questa lingua comune, questo filo estetico, sia il preludio a un'operazione più grande, un progetto globale capace di spalancare porte che non si aprono con una chiave qualunque. Coincidenza o piano?
È davvero casuale che Erkan e Azal attraversino la stessa stagione con un'armonia di marchi, palette, atmosfere? Nel mondo della moda il caso è un ospite che non trova posto. Dove scorrono grandi budget, dove ogni sedia vale uno sguardo e ogni sguardo vale una strategia, i dettagli sono tutto, e la narrazione che accosta due nomi come due metà della stessa storia è una calamita che i brand conoscono bene. Ma c'è un'altra passerella che oggi vale come un tappeto rosso, ed è stesa lungo lo schermo dei telefoni. I post di Azal arrivano come un brindisi, e in pochi minuti i numeri si trasformano in piccoli boati. Erkan pubblica meno, sceglie, misura, pesa, e proprio per questo ogni immagine rimbalza con più forza. Anche qui la cabina di regia si sente senza vedersi, orari mirati, tag selezionati, sequenze che costruiscono una percezione in cui nulla è lasciato alla sorte. E quando la salita è così rapida, il vento intorno non resta fermo. Si parla di invidie sorde, di chi avrebbe voluto lo stesso pass per l'ingresso laterale, di chi non ha trovato posto nella fila 1 e adesso commenta amaro, si sono dimenticati come si recita, i set hanno perso appeal, è solo immagine. Erkan e Azal, però, preferiscono il silenzio eloquente di un'apparizione ben costruita alla tentazione di rispondere. Fanno parlare i gesti, le scelte, la continuità con cui accendono riflettori su ciò che indossano e, soprattutto, su ciò che rappresentano. E allora la domanda che resta è quella che brucia di più: la recitazione finirà davvero chiusa nell'armadio fino alla prossima stagione? Le voci raccontano altro. Nessuno abbandona il luogo in cui ha imparato a parlare al pubblico. Si cambia solo vocabolario, si diventa selettivi, si attende il progetto che meriti di rubare tempo a questi aerei in partenza e a questi inviti che non si rifiutano. Si parla di film solo quando l'orizzonte è internazionale, di serie appena quando il nome in cima alla sceneggiatura brilla abbastanza da giustificare una pausa dal gioco mondiale delle passerelle. Il risultato, almeno per ora, è la definizione di un nuovo tipo di stella. Non più solo attore o attrice nel senso classico, ma interpreti di brand, narratori di estetiche, ambasciatori di una cultura visiva che ha regole proprie e una potenza che salta i confini. Da questo punto di vista, Erkan Merik e Azal Suba stanno riscrivendo un manuale che non si trova sugli scaffali, e forse per questo il brusio non si placa, perché quando cambiano le regole non c'è platea che resti indifferente. Sedersi in prima fila non è solo indossare un abito, è indossare un'agenda. Ogni sguardo verso il palco, ogni lampo di flash su un sorriso, ogni mano posata con nonchalance sul bracciolo racconta una frase di un copione invisibile. È un messaggio ripetuto, ma sempre nuovo nel modo in cui cade: non siamo più soltanto attori. E in fondo non è una dichiarazione contro il passato, ma una promessa verso il futuro. La firma di Inanc Demir torna come una cadenza su misura, gli inviti si inseguono come un domino, e nei corridoi dove si bisbiglia forte si parla di progetti nati per non essere smentiti. Perché quando una narrazione funziona, quando l'immagine si fa racconto e il racconto si fa desiderio, allora ogni apparizione diventa un capitolo e ogni capitolo chiede il successivo. Intanto, mentre i riflettori di Parigi si spengono e le luci di Milano si accendono con quel bianco che sembra neve lucidata, Londra prepara il suo cielo grigio pronto a spaccarsi per far piovere inviti. Erkan e Azal attraversano questa geografia come si attraversa una scena, senza inciampi visibili, con la calma di chi ha ripassato ogni passaggio, e con quella scintilla irripetibile che nessuna strategia può inventare dal nulla. I loro passi sono misurati ma mai rigidi, la loro complicità è il dettaglio che rende credibile la trama, ed è anche la ragione per cui i brand li desiderano come due facce della stessa medaglia. Le foto che volano sul web non sono soltanto belle, sono utili, parlano a un pubblico che sa riconoscere la coerenza e sa premiare la costanza. C'è una regola non scritta che in questi giorni sembra scolpita nella pietra: se sai rimanere interessante, diventi imprescindibile. E loro lo sanno. Tra gli addetti ai lavori la discussione si fa appassionata. Alcuni registi, si dice, stanno tenendo in caldo proposte che suonano come inviti a tornare in scena con fuochi d'artificio, mentre i direttori creativi immaginano campagne che intrecciano la finzione del set con l'iperrealtà del front row. La distinzione non è più netta,
Il volto che commuove davanti alla macchina da presa è lo stesso che crea desiderio quando siede due sedie accanto a una direttrice di rivista. E qui si torna al punto. È un altro tipo di recitazione, una grammatica dell'immagine che non tradisce, ma amplia. Ogni volta che si apre il sipario su una sfilata, c'è l'eco di un Chuck deciso fuori campo. Così si spiega anche il valore delle pause. Scelgono meno, scelgono meglio. Non inseguono, attraggono. E intorno a loro prende forma un nuovo equilibrio, nel quale l'assenza da un set non è un vuoto ma un'attesa. È l'attesa che gonfia la curiosità, che fa crescere il prezzo della prossima scena, il peso del prossimo sì. Intanto i social completano la tela. Azal scatta sulla soglia, tra backstage e passerella, e il suo sguardo racconta tanto quanto il vestito che indossa. Erkan riflette, taglia, sceglie luci più morbide, inquadra un dettaglio che porta lontano. Le didascalie sono misurate, i tag precisi come punti di cucitura. Si sente il lavoro di squadra. Si intravede la regia di Inan Kdemir che tesse continuità tra una città e l'altra, tra un abito e una fotografia, tra un sorriso e un'apparizione. E no, non è un colpo di fortuna se ogni foto trova un eco, se ogni gesto diventa specchio. È costruzione, è mestiere, è presenza. Dall'altra parte c'è chi scuote la testa. Chi non è entrato dalla porta principale preferisce dire che la magia del set si è persa, che tutto è calcolo. Ma l'arte non si offende. L'arte attende, soprattutto quando la si nutre senza sprecarla. E la scelta di proteggere la recitazione con un filtro di rarità non è un tradimento, è una strategia che fa bene anche al mito. Perché quando torneranno a dire sì, quel sì peserà di più. La sensazione è che siamo all'inizio di una stagione lunga. Una stagione in cui Erkan Merik e Azal Suba saranno chiamati a essere molto più che volti. Saranno codici, saranno riferimenti, saranno piani narrativi per chiunque voglia raccontare un'idea di eleganza contemporanea. E c'è da scommettere che da questa immersione nella moda, il ritorno alla recitazione avrà nuove sfumature, porteranno con sé la disciplina della posa, la sintesi del gesto, la potenza dell'istante. Dove finisce la passerella e dove inizia la scena, allora? Forse è la domanda sbagliata. Forse oggi la scena è ovunque un pubblico ascolti, ovunque un'immagine cambi un pensiero. E se è così, i nostri due protagonisti stanno soltanto allargando i confini del loro palcoscenico. Sul finale, un punto fermo tra tanti punti interrogativi, quello che stiamo vedendo non è un addio, ma una riscrittura. Il copione si sta adattando al tempo, e il tempo pretende storie capaci di vivere su più binari. Le firme che contano lo hanno capito, i brand lo confermano a colpi di inviti, i numeri lo sanciscono ogni volta che una foto si trasforma in conversazione globale. Diteci la vostra qui sotto, è la mossa giusta per le loro carriere? È saggezza o è rischio? È destino o strategia perfetta? A voi il commento. Se amate gli intrecci nascosti, gli scatti che raccontano più dei titoli, e i non detti che si infilano tra i tendaggi dei backstage, restate con Turkey News Magazine, iscrivetevi e attivate le notifiche. Qui non ci accontentiamo di ciò che si vede, qui ascoltiamo il suono che viene da dietro il sipario. E mentre il brusio non si spegne e le luci continuano a cambiare colore sulle stesse sedie, ricordate, questa storia non finisce qui. Torneremo presto, con un altro sussurro diventato voce, e con quella promessa che ormai conoscete bene, vi terremo aggiornati, perché le voci non dormono e il gioco è soltanto all'inizio.